Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca ragazzuoli e oggi ci tocca fare la rocciata. Allora, come vedete già siamo pronti qui fuori con la sagoma dell'acquario. Abbiamo preso la sagoma da bordo a bordo è 50, ma da bordo interno ho calcolato lo spessore dei vetri. Questo vi consiglio di farlo stesso per il frontale, stesso per il posteriore. E qui abbiamo messo un pannello non alto 50 cm ma 40 cm, che sarà l'altezza massima dove potrò collocare l'ultima pietra prima poi di andare troppo sotto la colonna d'acqua, ok? Che più o meno la colonna d'acqua sarà 48 cm, 47 cm più o meno. Quindi questo è quello che ci serve, ragazzi: un martellino, uno scalpello, però se non ce l'avete un giro avete visto, colla, molta colla, cianocrilato classico normale di tutta la vita, e guanti sicuramente vi servono. Ovviamente ci servono le rocce che ho già diviso. Queste sono delle rocce piatte, ok, che ci serviranno per fare delle strutture per la base, ok, in modo da mantenere bene tutta la struttura. Altre rocce qui di differenti dimensioni, ok, e poi anche qui rocce sempre piatte di differenti dimensioni, più piccoline. Queste sono medie, piccole, altri scarti che sono rimasti. In totale, se non mi sbaglio, sono un 12 kg di roccia, 12 kg di roccia dovrebbero essere. E andiamo a montare adesso, ragazzi, utilizzando il cianocrilato, come vi ho fatto vedere. Ci mettiamo i guanti e di queste pietre, di queste rocce più grandi, ovviamente non le utilizzerò tutte, sono 5 credo, 1, 2, 3, 4, sono 4 come vedete molto grandi, però io se utilizzerò una, massimo 2 per fare la base. Le altre due che sono più grandi le andiamo a rompere e facciamo dei pezzi più piccolini. Con quelle là che abbiamo rotto utilizziamo la polvere per andare poi a coprire con il cianocrilato. Questo poi ve lo faccio vedere dopo, quando andiamo nel momento dell'incollaggio. Ragazzi, come dicevo, questa è la polverina che stiamo creando. Dobbiamo andare a martellare tutti questi pezzi di roccia. Rompetela la roccia, non fa niente, però poi dopo, una volta che andiamo a tritare tutto questo, che vabbè sì lo so è un lavoraccio, però vedete questa polvere quando la andiamo a mettere sopra le rocce dove ci saranno appunto, diciamo, i collegamenti fra roccia e roccia, diventerà come cemento e oltretutto sarà bello dissimulato, che non si vedrà appunto dove abbiamo incollato la roccia, ma sembra un pezzo unico. 24 hours later. Questo è un macina caffè. Se come me non avete voglia di usare il martello, anche se comunque è un'opzione molto valida, potete utilizzare un macina caffè vecchio. In questo caso un vecchio macina caffè usato che ho in casa, non lo dobbiamo usare, come vedete è rotto, quindi va più che bene per fare questo lavoro. Quindi lo chiudiamo e come vedete dopo già pochi secondi abbiamo una bella polvere. Detto questo, ragazzi, ovviamente state attenti perché si rompe, molto probabilmente si romperà, però questa è una maniera veloce per fare appunto quella polverina lì. Questa è la quantità che abbiamo fatto, più o meno un'altezza del genere, ok. Questa non è neanche un quarto di roccia di queste qui piccoline, diciamo triturate. Ovviamente ci sono anche parti più grandi, ma non ci interessano, perché ci interessa questo qui, guardate, vedete, polvere proprio, ok. Quindi questa polvere qui che utilizzeremo. E poi come vedete mi sono messo le rocce tutte bene stese per dimensione, ok, quindi le più grandi dietro, le medie, le piccole. In questa maniera quando andiamo a fare l'acquascape qui sopra, l'hardscape, scusatemi, abbiamo facilità appunto nel mettere una roccia e andare a vedere a terra qual è la prossima roccia che possiamo andare a inserire su questo hardscape. Detto questo, partiamo, ragazzuli, così facciamo sta rocciata.
inizierei col dire quanto è difficile fare un hardscape o un aquascape decente, però ragazzuoli, purtroppo è tutto una questione di prova e riprova, di metti questa roccia, togli questa roccia, prendi quest'altra roccia, proviamo quest'altra roccia, incolla, togli la colla e così via, fino a incontrare appunto quello che a noi piace di più. Come vedete in questo caso già ho iniziato a fare una prima struttura, la parte bassa, e con appunto roccia e questa sabbia, e poi abbiamo in seguito provato varie rocce, come state vedendo l'abbiamo anche maneggiata, alzata, quindi la soluzione roccia, polvere di roccia e cianocrilato è molto molto resistente. State attenti quando usate il cianocrilato con questa polvere di roccia, perché brucia tantissimo sulla pelle, quindi fate attenzione e usate appunto guanti come sto usando io in questo caso. Detto questo, siamo arrivati dopo un po' di posizionamento di rocce a un punto morto, perché appunto come vedete in questa clip stiamo provando varie posizioni di roccia, quale roccia ci sarebbe piaciuta di più, dove ci sarebbe piaciuta di più, dove era più estetico anche per l'aquascape che volevamo fare. E in questo caso, come vedete, come vi dicevo, è tutto un prova e riprova, metti roccia, togli roccia, prendi, spacca la roccia e così via. Però è uscito un hardscape decente e qui sono i passi finali di questo hardscape. Bene ragazzi, allora dopo 2 giorni di lavori finalmente ci siamo riusciti. Adesso vi do una vista generale, che dalla posizione in cui stava prima la camera non si vede bene, però guardate che bella rocciata, ampia, abbiamo rispettato i margini, siamo saliti in altezza. Qui tutte le zone dove abbiamo incollato, guardate questa zona, vedete, questa dopo, una volta che questa andrà in acqua, ovviamente questa prima di metterla in vasca andrà sciacquata, dopo ci vediamo lo sciacquo, però guardate qui per esempio, qui si vede il taglio netto della roccia, però se andiamo a vedere per esempio un'altra parte che abbiamo fatto, guardate qui, non si nota per niente, devo solo saperlo io che qui ho messo colla con la sabbia, vabbè, sabbia con queste pietre triturate, ok, e infatti se lo guardiamo così si dissimula perfettamente rispetto appunto ad avere una rottura così netta, anche se sono belle le rotture nette, dipende un po' dove sono, però tutte queste parti qui, come vedete anche queste qui, le voglio coprire, ok? Per esempio queste non sono coperte, mentre queste qua, sì, vedete, queste qui, queste sono coperte, vedete qui abbiamo fatto l'aggancio, come anche qui, e la struttura penso che l'avete visto prima, è molto solida, si alza bene tutto insieme. Abbiamo aggiunto anche dietro un ulteriore supporto qui sotto, ok, queste rocce qui così per dare supporto a questa parte qui, e qui ovviamente poi dopo andremo a inserire sabbia e sabbia. Questo l'abbiamo fatto per dare nascondiglio anche ai pesci, perché ovviamente così si possono nascondere tranquillamente, ma inoltre ci sono anche altre parti, vedete qua in mezzo possono entrare, c'è spazio dentro, poi qui sotto anche abbiamo lasciato vari buchi e varie aperture per far entrare bene, appunto per far entrare i nostri amichetti. E quindi raga, più o meno questa è la visione finale della rocciata, che poi andremo ad inserire in vasca. Ragazzi, volevo far vedere con quante rocce siamo rimasti, più o meno questa quantità di rocce qui, che come vedete non sono tante, è rimasto sì o no 3 chiletti fuori, quindi abbiamo utilizzato quasi diciamo tutti i chili di roccia, più o meno la rocciata credo che pesi fra i 9 e i 10 kg, forse un 9 kg, ed è questo quello che ci è rimasto. Ovviamente con queste roccettine qui, per esempio queste piccoline, possiamo utilizzarle per fare diciamo dei frag di corallo, o ci inventiamo qualche altra cosa, vediamo un po'. E queste rocce un po' più grandi che hanno questa texture così, e queste sono molto molto belle, sono molto porose anche, e le vorrei utilizzare come una base separata di tutto quello che appunto possiamo appunto avere come rocciata, perché appunto la rocciata diciamo che già ce l'abbiamo, questa metterla separata da un'altra parte per vedere appunto di utilizzarla come un altro punto visivo della vasca e inserire eventualmente dei zoanthus, vediamo un po'. Altra cosa che mi stavo dimenticando, guardate qui quanta poca
diciamo polvere c'è rimasta, ok? Dobbiamo fare ancora tante cose, ovviamente molta è caduta, però l'abbiamo raccolta ogni volta e l'abbiamo messa qua dentro, però comunque siamo rimasti appunto solo con questo poco, che come vi ho detto andremo a coprire adesso tutte queste zone. Questa zona qui è tutta incollata in questa maniera. Ragazzi, scusate, vi facciamo uno stacco sulla Samp perché abbiamo terminato di inserire le cose. Come vedete abbiamo inserito tutto. Questo è il controllore della pompa. Abbiamo messo lì una piccola pompa di movimento per creare un po' di ricircolo in tutta questa zona, ok? E abbiamo fissato anche il controllore della nuova Gebao che abbiamo preso. Questa, la Gebao, è il modello ECP70M. L'ho trovato in offerta su AliExpress, ragazzi, 70 euro. Vediamo come va, perché a me sempre piacciono ste pompe e poi ve la faccio vedere. E nada más, gente, come dico sempre, spero che tutto questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.